Bene ragazzi, questo è l'antico edificio che contiene la turbina idroelettrica. Adesso entrerò per raggiungere Andrea e vediamo all'interno tutti i meccanismi. Questo è un edificio molto antico, ancora queste scale di ghisa, e vediamo che cosa c'è all'interno di questo edificio. Ragazzi, qua siamo nella fase di filtraggio, si chiama lo sgrigliatore del canale, dove vediamo Andrea che è in pieno lavoro di filtraggio. Andrea, spiegaci che cosa stai facendo. Ciao Gianni, innanzitutto. Ciao carissimo. Qua stiamo pulendo un po' di alghe che si sono fatte nel canale, quindi nel canale d'adduzione della centrale idroelettrica, dopo un po' di mesi di esercizio, capita, soprattutto in base alla stagione, che si facciano alghe e sporco lungo il canale. Anche detriti che arrivano dal fiume? Allora certo, diciamo che i detriti o vengono raccolti dal sistema meccanico dello sgrigliatore, per l'appunto, che è un sistema a pettine che raccoglie tutto ciò che si ferma nella griglia di filtraggio. Ecco. Certo. Oggi siamo per fare una manutenzione di pulizia e anche allo sgrigliatore stesso, perché sembrerebbe, se tu hai visto adesso, che un pettine si sia sfalsato di un dente la catena. Vedi che c'è un pettine che è girato, che è inclinato. Perfetto, quindi c'è proprio una manutenzione anche sui pettini oggi, sì, non solo sulle sporcizie, diciamo, non solo sulle Esatto, attività. diciamo che una centrale idroelettrica la maggior parte delle ore funziona senza alcun intervento dell'uomo, ma è necessaria una certa manutenzione durante l'esercizio, perché comunque una piena, un temporale o semplicemente il cambio stagione può portare di tutto lungo l'acqua, e se la turbina si sporca noi ci fermiamo. Chiaro. Allora, innanzitutto ragazzi, mi metto anch'io in camera perché vi voglio presentare, lui già lo conoscete, è Andrea della FGS, l'azienda che vende Victron, che vende turbine idroelettriche, quindi un'azienda seria, tosta, ed è tanto che è sul territorio nelle rinnovabili. Io Andrea voglio chiederti una cosa, sì. Dopo andremo a vedere la turbina, innanzitutto dove siamo e che turbina ha installato qua? Certo, allora qui siamo a Torre Belvicino, Schio, in provincia di Vicenza, siamo sotto il Monte Pasubio, quindi all'inizio della Valle del Pasubio, lungo il torrente Leogra che scende appunto dalla valle. C'era una captazione dell'acqua storica, quindi era una serie di impianti di centrali idroelettriche molto antiche, quindi vi erano dei mulini prima che diventarono a fine 800 degli opifici per l'utilizzo industriale. In questa zona particolarmente erano dei lanifici. Una cosa importante, Andrea, per chi vuole produrre energia idroelettrica, sì. Questa è un'acqua perenne? Ma o allora, soffre l'estate? diciamo che l'acqua ha sempre un ciclo stagionale. In base alle zone del mondo, in tutto il mondo, hai delle stagioni delle piogge che capitano in diversi periodi dell'anno. Storicamente nella zona alpina, quindi qua siamo nelle prealpi vicentine, nella zona alpina il periodo delle acque è quello primaverile e autunnale. Può succedere che in estate c'è una carenza? Può essere, sicuramente, può anche. capitare che nel periodo luglio-agosto ci sia comunque non è un prosciugamento completo, ma sicuramente una carenza di acqua che potrebbe addirittura far fermare le turbine. Quindi non certi solo periodi. Rallentamento, ma addirittura anche sì. se gli manca la spinta minima. Soprattutto negli ultimi anni, che abbiamo stagioni magari siccitose, in conseguenza magari invece dannate particolarmente piovose, capita che la media poi rimanga sempre quella, ma ci sono degli estremi che possono far fermare in siccità un impianto, oppure come quest'anno, 2024, un'abbondante acqua. Ecco. Abbondante, certo. Andrea, questo è quello che capita agli ingegneri quando gli dicono studia, così almeno non ti sporchi più le mani, giusto? Dicevano studia le energie rinnovabili, che è il lavoro del futuro. Ragazzi, questo era il vecchio galleggiante pieno di muschio, dove quando l'acqua saliva, lui attraverso il perno metallico e tutti i vari
rinvii che c'erano, là vedete il rinvio in carrucolo eccetera, questo andava a pilotare i meccanismi. Andrea, oggi che cosa abbiamo invece di questi spettacolari sempre funzionanti galleggianti? Il sistema è ancora identico, quindi in base al livello dell'acqua del canale, se sale, quindi vuol dire che mi sta arrivando più acqua, io devo poter aprire di più le turbine per produrre di più. Questa regolazione viene fatta tramite un sensore ultrasonico che, sparando un raggio, un impulso di ultrasuoni sull'acqua, sente effettivamente in base al rimbalzo a quanto livello abbiamo, a che livello abbiamo il canale. Oggi abbiamo tecnologia, funzionalità, ma io rido perché a me il galleggiante vintage mi piace. Ti racconto ad esempio, sai quali sono i problemi che dobbiamo affrontare pur con questa tecnologia? Rimaniamo a piedi per colpa dei ragni, perché i ragni passando di fronte al sensore ultrasonico a volte fanno passare falsi segnali. Viva il galleggiante vintage, eccolo qua, che galleggiava oggi pieno di muschio e attraverso la sua asta andava a tirare corde di ferro, giusto Andrea? Esatto, esattamente. Va bene, passiamo alle... Molto più semplice ma funzionale. Ragazzi, qua vediamo il tapis roulant, questo che appunto in maniera automatica fa trasbordare tutte le sporcizie che poi vengono trasportate qua e accumulate lì dove c'è la raccolta manuale. Io vorrei, Andrea, che mi descrivi questo bellissimo sfioratore che si vede qua, mi sembra che si chiami così in gergo tecnico, dove c'è una chiusa che viene pilotata. Descrivimi un attimo il funzionamento. Esatto. Allora, qui ci troviamo su un canale artificiale, quindi l'acqua che arriva è regolata, ma non per questo non vanno trascurati i temi della sicurezza. Una qualsiasi piena improvvisa del canale, io devo poter avere la certezza di scaricare ogni eccesso di acqua che la centrale non riesce a bersi. Nel momento in cui il livello del canale sale quando particolarmente, sale oltre questo livello, oltre quel muretto che muro vedi sulla sinistra, l'acqua scarica tutta e torna nel canale a valle. E praticamente va a sorpassare la turbina in modo da bypassiamo tutta la centrale per tornare poi nel canale che prosegue verso altri utenti e finire poi nella pianura vicentina dove andrà ad irrigare campi e agricoltori. Perfetto, quindi usata anche per l'irrigazione. Assolutamente. Questa chiusa serve anche per manutenzione, se devi mantenere la turbina chiudi e l'acqua bypassa. Vabbè certo, tu considera una cosa importante, che per avere potenza a noi serve salto, per cui io più alzo quest'acqua più potenza avrò. Chiaro. Normalmente in esercizio questa paratoia di scarico è chiusa di modo che il canale si alza al livello massimo e lì lo tengo. Perfetto, perfetto, benissimo. Andiamo a vedere la turbina, Andrea. Andrea, qui siamo nell'alternatore storico e vorrei che tu adesso mi descrivessi cos'è, potenze, da dove viene, a quando risale, vai. Esatto Gianni, come ti dicevo questo è un impianto storico, pensa che risale la prima centralina al 1874, nel 1912 invece venne installato il primo alternatore per produrre corrente elettrica. Qui vediamo il primo alternatore, un Tecnomasio italiano Brown Boveri, che oggi è diventata la ABB per intenderci, ed era un alternatore sincrono da circa 90 kW, composto da cosa? Da una dinamo eccitatrice, quindi qua vedi la vecchia eccitatrice a spazzole, dove si vede bene la parte di spazzole e di statore in rame, e la parte poi di avvolgimento principale di potenza. Questo alternatore era trascinato dalle turbine tramite un sistema a nastro. Che lo vediamo qua dietro, eccolo qua. Esatto. Questo è il nastro al quale si collegava alle turbine che si trovano al piano inferiore, nel punto più basso per l'appunto, per sfruttare il maggior salto possibile tra la presa e lo scarico. Tu pensa che la regolazione dei giri di questo alternatore, siccome nel 1912 non c'era l'Enel, non c'era la rete elettrica, erano tutti sistemi in isola, quindi cosa alimentava questa centralina? Alimentava l'anificio Lanerossi di Vicenza, assieme ad altre centraline, che producevano la propria corrente elettrica per usarla negli stabilimenti. Per regolare quindi i volt, gli hertz dei loro alternatori c'era un sistema meccanico. Questo è potrei chiamarlo così, un giroscopio, uno stabilizzatore giroscopico. Descrivo perché qui entriamo in dettagli meccanici, ma fondamentalmente il regolatore
prendendo la velocità che compiva la turbina, tramite una serie di eccentrici e di contrappesi andava con più tanti giri a chiudere tramite questa leva le pale sulle turbine per quindi farle frenare, oppure in caso di calando i giri andava ad aprire le turbine. E accelerare. Era un antiquato controllo PID, proporzionale integrale derivativo, diciamo così. E non si guastava mai, guarda che pezzi di metallo per dirigere questa cosa qua. Spettacolare. Possiamo chiamarlo un regolatore di velocità meccanico. Assolutamente meccanico. E questa ruota cosa serviva? Eventualmente a regolare? Allora, beh, questa, esatto, hai capito benissimo. Questa era la manopola, diciamo, il manubrio per andare ad aprire e chiudere sempre le pale delle turbine, ma in maniera manuale. Ecco. Perfetto. Bene, qui c'è un fascino antico che è intramontabile e oggi per me è una giornata speciale. Qui vediamo gli avvolgimenti. Qui abbiamo anche un quadro di controllo, giusto? Esatto. Allora, aspetta che ti sposto la scala però che è un po'... C'era davanti un'antica scala di legno, spettacolare anche quella. E qui è affascinante vedere che è rimasto qualche componente dell'impianto dei primi del Novecento, dove c'era il quadro in marmo. Intanto il quadro di marmo dove era forato e avvitato il tutto, quindi totalmente isolato, eccetera, è spettacolare. L'interruttore principale di parallelo, per cui tramite questo piccolo interruttore si andava a collegare la turbina al sistema. Ragazzi, dovremmo mettere uno di questi per sganciare le nostre batterie dei nostri impianti, e questo sicuramente ha una conduzione speciale e caduta di tensione zero. Che ne dice Andrea? Assolutamente. Il rame che c'era dentro in queste componenti oggi non lo si trova facilmente. Ha voglia. E nello stesso quadro si andava a controllare la frequenza e le correnti di eccitazione dell'alternatore. Perfetto. Qui ragazzi vediamo anche degli attrezzi, quindi delle chiavi inglesi del 1800, 1900, cioè qui c'è uno spettacolo di antichità che anche in questi accessori meravigliosi. Dalla vecchia cabina partiva, eccola qua, la trifase, tutto con conduzione in ferro, ragazzi. E questo era il punto di arrivo. Qui vediamo anche un po' di vintage sui tralicci. Allora Andrea, descrivi un po' questo armadio di controllo. Beh, allora Gianni, le antiche turbine, come hai visto, erano tutte regolate meccanicamente tramite dei regolatori di giri meccanici. Oggi è fatto tutto tramite l'elettronica e quello che è necessario fare è rifasare continuamente la turbina e controllare che gli hertz, le tensioni, le frequenze siano conformi a quello che è la rete Enel del gestore. In modo da essere in parallelo con la rete. Esatto, di modo che andiamo a dare la stessa identica corrente al gestore di rete senza provocargli disturbi nelle linee. Anche perché se si dovesse rompere la cinghia che trasmette il moto della turbina all'alternatore, sicuramente non creare discrepanze. Certo, allora sicuramente avvengono degli allarmi, ma in realtà anche se si rompesse la cinghia non è un grosso problema per il gestore di rete, perché ciò che avviene è che l'alternatore diventa istantaneamente un motore, quindi passa dal produrre ad assorbire un po' di energia, ma di un motore che gira a vuoto, quindi qualche kilowatt, in realtà non gli dà molto fastidio. Però è chiaro che a me interessa produrre, quindi se si rompe la cinghia voglio fermare il prima possibile per intervenire ad aggiustare il tutto. Ecco. Qui vedo nell'armadio ci sono condensatori Esatto, questi sono condensatori di rifasamento, quindi c'è una centralina di controllo che sente il COSFI dell'alternatore e va ad inserire progressivamente uno o più condensatori in base ai kilowatt necessari. Chiaro. Tutto questo è gestito da un sistema di controllo tramite PLC che va a controllare i vari parametri, per cui anche temperature dei cuscinetti, vibrazioni. In questo lato del quadro abbiamo la parte di potenza, difatti abbiamo l'arrivo della potenza da parte dell'Enel. Qui questo è un interruttore motorizzato
che mi permette tramite il PLC di attaccare e staccare nel momento giusto la turbina dall'Enel. Quindi nelle barre di rame abbiamo la nostra distribuzione di quello che è l'energia del gestore, e questo è un interruttore generale di quadro per poter accendere il tutto. È molto semplice, come vedi, dietro una turbina idroelettrica fondamentalmente non ci sono tantissime componenti. A livello di logica ti bastano un interruttore di parallelo, un dispositivo generale di quadro, ma la cosa più importante è il sistema di controllo poi. Chiaro. Il sistema di controllo, come dicevamo, è tramite PLC, in questo caso questo è un piccolo pannello di controllo dei parametri, e all'interno abbiamo quindi tutto quello che è un sistema Siemens, un PLC, uno Step 7 che mi va a monitorare i parametri che prima dicevamo, tensioni, frequenze, temperature, vibrazioni, e decide cosa fare, aprire la turbina, frenarla, sganciarla. E il resto sono protezioni essenziali per controllare magari la pompa dell'olio, il salvamotore dello sguigliatore, le luci. Vedo che hai qualche batteria tampone, qua sopra ne vedo due. Certo, queste sono molto importanti perché tutto il sistema di controllo deve stare sotto un UPS, proprio perché in caso di mancanza di corrente da parte dell'Enel io devo rendermene conto e fermare il tutto, perché in quel momento non posso più andare a immettere energia in rete. Assolutamente. Quindi se c'è un blackout sei obbligato anche tu allo spegnimento. Assolutamente. Uno dei componenti più importanti è la Titronic, che è un dispositivo di interfaccia che monitora in maniera certificata quelli che sono i parametri di rete per decidere se posso o meno collegarmi. Perfetto. Qui di fianco, visto a questo punto, seppur chiudi pure tutti gli armadi, seppur molto poco estetico, ma abbiamo il nuovo... ragazzi, non mi piace per niente, vabbè, qui siamo nel moderno. Ragazzi, vi faccio vedere un attimo la differenza con l'antico, col vintage, che era uno spettacolo, però ovviamente ci si evolve costantemente. Che è un normalissimo motore asincrono. In questo caso ha bisogno di molti meno controlli, non ha bisogno dell'eccitazione come i vecchi motori sincroni, per cui diventa un'apparecchiatura molto più gestibile ed economica. Con centralina idroelettrica di piccola potenza è assolutamente sufficiente un motore asincrono che nel momento in cui io lo faccio girare una piccola percentuale di giri superiore a quelli che sono i suoi giri di sincronismo, diventa un generatore, quindi inverte il flusso di corrente e va ad immettere energia. Attenzione però, se pensate di usare un motore asincrono in isola non funzionerà se non lo portate ai corretti giri, quindi non è un motore a magneti permanenti, non è un motore asincrono, se gli fate fare pochi giri non vedrete mai tensione ai suoi morsetti. Deve arrivare ai suoi giri solo corretti. Se supera i suoi giri nominali, oppure se anche gli do una corrente di eccitazione che in questo caso viene dalla rete. Questo hai fatto bene a dirlo, perché molti amici del canale mi chiedono: se io piglio un motore lo faccio girare, sì, può funzionare, ma devi andare oltre la soglia, un po' e di spesso la soglia è altissima, perché i motori asincroni hanno dei giri esatto, poi soprattutto se hai delle applicazioni dove invece hai necessità di bassi giri di rotazione per una pala eolica o altri motivi, faresti molta fatica. Perché non puoi utilizzare un motore di questa tipologia con 3000 giri quando una pala eolica dovrebbe lavorare a 300, 500, 800. Esattamente. Bene Andrea, questo è quello moderno. Adesso andiamo a vedere il cuore pulsante, ovvero la turbina. In questo caso non avete usato una Kaplan, ma avete usato una... In questa centrale sono presenti due turbine Francis in camera libera, sono ancora quelle originali del 1912, quindi basta una corretta manutenzione della meccanica, bronzine, ingrassatori, che la turbina può funzionare. La turbina Francis ha dei vantaggi, così come ha anche degli svantaggi. Uno dei vantaggi della turbina Francis è che è la turbina che ad oggi rende di più di tutte, quindi ha il punto di rendimento maggiore rispetto a una Peltor, rispetto a una Kaplan. È la turbina che, se usata correttamente, rende più delle altre. Però so che soffre la sporcizia. Soffre la sporcizia, ma in particolare soffre
la poca acqua, quindi certo, una turbina certo. Francis utilizzata ad aperture parziali, quindi se io la devo tenerla, farla lavorare con poca acqua, allora rende meno di altre turbine. Chiaro. Ed è questo il motivo per cui in questo antico impianto ne misero 3, proprio per poter dire ho poca acqua, lavoro con solo una turbina, ho più acqua, lavoro con 2 turbine. Benissimo. Andiamo avanti. Andrea, descrivimi come controllate in remoto questa centrale. Qua vedo uno schermo acceso. Beh, allora Gianni, una centrale di questo tipo non ha necessità di personale costantemente presente per il suo esercizio. Tu pensa che noi da Brescia, qua ci troviamo come dicevamo a Vicenza, telecontrolliamo tutte le operazioni della centrale, quindi tramite un PC che mi permette poi di collegarmi in maniera remota, posso andare a fare tutte quelle operazioni di avvio. Allora vediamo un po' se si muove qualcosa, torna. Posso andare a fare tutte le operazioni di avvio, di fermo, controllare, non si muove più niente, va. Controllare i grafici delle potenze, le vibrazioni, le temperature, e in ogni momento posso anche poi andare a vedere le telecamere, perché abbiamo delle telecamere che vanno a vedere quello che avviene nell'opera di presa, così come nella zona degli alternatori. Quindi hai il controllo generale in remoto con tutti gli allarmi che ti vengono segnalati sul tuo telefonino, immagino. È sempre, esatto, è sempre una cosa importantissima la sicurezza in questi impianti, proprio perché sono macchinari elettromeccanici che comportano certi rischi, insomma. Certo, perfetto. Andiamo a vedere le Francis? Vai. Questo dietro cos'è? Me l'hai scoperto tu col tuo corpo. Esatto. Beh, qui abbiamo qui è la pompa di pressione, è la pompa dell'olio per comandare tutti i pistoni. Quindi con questo si comandano i pistoni olio-pneumatici che servono ad aprire anche quelli, le chiuse ed anche quelli delle turbine. Sì, perfetto. Esatto. Bene, anche questo immagino che sia un cuore importante da mantenere, controllo del livello dell'olio. Assolutamente, anzi forse è proprio corretto chiamarlo cuore, perché pompa il sangue ai muscoli di questo sangue giallo, l'olio. Il sangue giallo, sì. Esattamente. Andiamo alle Francis. Andiamo. Ci troviamo sopra una lastra di vetro e sotto c'è la turbina. Adesso andiamo giù insieme ad Andrea e ci sarà un po' di rumore, spero che i microfoni riescano a reagire bene. Seguimi. Attento alla testa. Ragazzi, qui vediamo la cinghia che trasmette il moto al motore asincrono che avete visto sopra, e queste sono le 2 camere sigillate. Intendo che al di là di queste camere c'è l'acqua, ragazzi, sta passando il fiume. Ebbene, il moto viene trasmesso dalle turbine, questa è una, questa è l'altra, e passa attraverso queste camere sigillate. Andrea, lascio a te la parola perché voglio dettagli su questo ed è bellissimo. Caspita, cosa posso raccontarti, Gianni? Come tu ben detto, sono 2 turbine in camera, significa quindi che l'acqua arriva sulla corona di tutto quello che è il distributore di palette che si aprono e chiudono per regolare la quantità di acqua sulla ruota delle turbine. Queste palette, se tu vedi, sono collegate a questo perno col contrappeso giallo, dove tramite un pistone idraulico andiamo ad aprire e chiudere tutto questo meccanismo di palette. E il contrappeso idraulico a cosa serve? Serve per sicurezza, proprio perché in mancanza di corrente, in mancanza di pressione olio, io devo poter chiudere tutte le palette dell'acqua per fermare la turbina. E quindi questo contrappeso va a cadere, pam, cade e mi chiude tutte le palette che portano acqua sulla ruota della turbina, interrompendo il flusso. Perfetto. Esatto. Perfetto. In questo punto poi vediamo le 2 bronzine delle 2 turbine, quindi appena fuori dalla camera abbiamo tutto il sistema a bronzina immersa in olio, quindi anche qua è importante tenere controllati i livelli, e sopra vedi ad esempio una sonda di temperatura, per cui anche la temperatura della bronzina è assolutamente importante per controllare che non stia per gripparsi nulla. Le tenute cosa avete? I cortecchi cosa sono? Di classici? Allora, siccome queste turbine, come vi ho detto, sono del 1912, e vedi che c'è la data ancora incisa
nella fusione della Eccolo della lì, questa cassa la della voglio turbina. riprendere perché è bellissimo. Ecco. Credo che i cortecco non fossero stati ancora inventati e è probabile che ci siano delle baderne La baderna, penso. la vecchissima baderna di, Sì. di cotone, Di stoffa, cotone, cotone un imbevuto materiale. di cos'erano? Cere, oli, sì, micidiali. Alzo le mani. No, No, ancora mi non sembra che c'era. siano anche grasso al litio, c'era dentro. Può essere, Lo so può perché anche sulle barche a vela le usavamo le baderne. Sarebbe bello avere i progetti di queste turbine. Purtroppo queste turbine sono della Riva, che è stata la Riva Calzoni, una grandissima ditta di turbine idroelettriche italiana, che negli anni 80 è fallita, è stata rilevata da dei gruppi tedeschi e quindi si è andato a perdere quello che è stato il know-how sull'idroelettrico Patrimonio know-how che italiano. c'era dietro, Esatto, certo. Questo è un vero peccato. Non sei riuscito ad avere documentazioni? Qualcosa abbiamo, ma non tutta la progettazione nel dettaglio. Quindi, Fantastico, fantastico. diciamo che è anche un tema interessante decidere poi in futuro se continuare a tenere in esercizio queste vecchie turbine o a un certo punto, a fronte di un incentivo, un aumento di mercato dove la corrente possa valere particolarmente, decidere di fare un nuovo investimento e mettere una turbina più moderna, magari una Kaplan per piccole portate dove potrò andare a lavorare anche con meno acqua, ad esempio. Chiaro, chiaro. Qui. Andiamo a vedere il passaggio dell'acqua. Qui fuori vedi lo scarico, il cuscinetto esterno della turbina, quindi Questo c'è quello. l'arrivo, ecco, questo è l'arrivo, la violenza Questo dell'acqua. è il bypass adesso, è lo scarico di bypass. Speriamo che non mi cada la telecamera qua. E c'erano i Qui pescatori vediamo prima. il retro della camera, la chiusura, dove c'è il sostegno dell'asse. Riusciamo a vedere le turbine? L'abbiamo viste dal vetro là in alto, però è sigillato in camera, quindi niente da Cioè, fare. a meno che vuoi scendere nella scala, no, puoi anche forse nella turbina 2 che c'è giù poca acqua, puoi scendere ma con gli stivali, No, perché no, ti vai a assolutamente. immergere. Non andiamo a rischiare di cadere in una turbina. Io devo scendere per quello con gli stivali. Violenza dell'acqua e la potenza che viene poi esercitata sulle turbine. Poi ritorna a fiume, ritorna tranquillo, ma questo, il punto d'ingresso nella turbina, ragazzi, è quello di massima potenza. E tu sai qualche dato tecnico sulle atmosfere che vengono sprigionate, sulle cadute? In questa centralina abbiamo un salto di 5,5 metri di dislivello. Con quanti litri secondo? Con la portata massima siamo attorno ai 2000 litri al secondo. 2 metri cubi, 2 tonnellate esatto. di acqua al Esattamente. secondo. Ragazzi, non parliamo di caramelle. Tu pensa, per l'appunto, 100 kg, 100 litri di acqua sono circa 100 kg e se ti cadono su un piede se tu senti una certa energia. Tu pensa 2000 litri. 2 tonnellate di acqua ogni secondo. Esatto. Bisogna il fragore che c'è, ragazzi. Ricordiamo infatti che la potenza che mi può sviluppare l'acqua è data dal salto, quindi il dislivello, per la portata, per la forza di gravità 981, per poi quello che è il rendimento delle macchine o delle turbine. Ecco, in questo Senti caso. Andrea, un'ultima cosa, perché questo video è fantastico, molto tecnico, è un documentario come al solito, grazie a te, alla FGS, cioè l'azienda che rappresenti, di cui sei il titolare. Io ti vedo con gli stivali. Allora adesso Vedi? tu scendi con la telecamera mia in turbina e mi fai una ripresa della Francis. Sei Andiamo a d'accordo? fare un'immersione. Un'immersione, non nell'acqua, Sì. mi raccomando. Qui è il livello del canale che si è alzato, è stata chiusa la porta che faceva da sfogo dell'acqua per la manutenzione. Adesso fra pochi istanti ci sarà la tracimazione del canale sul lato. Praticamente l'acqua che serve alle turbine passa da qua, viene filtrata attraverso questa sbarra e poi quello che invece passa sotto, vedete? Qui c'è il passaggio delle acque attraverso questa griglia che pulisce da rametti, alghe, oggetti e quant'altro. Dopodiché c'è questo tapis-roulant che trasporta sopra tutta la sporcizia e il tapis-roulant appunto la porta là in fondo. Il momento della tracimazione, eccolo qui, l'acqua sta passando di là
vuol dire che abbiamo raggiunto il livello massimo di altezza per l'entrata delle turbine. Allora, tra le cose che vengono tolte dalle pale delle turbine ci sono ovviamente rametti, muschio, oggetti e, mi diceva Andrea, anche pesci. Quindi è una condizione dove proprio passando l'acqua, vedete qui questo ramo grosso che si è incastrato, ebbene vanno puliti periodicamente. Questa è la parte dura di questo lavoro, al di là dell'elettronica. Ragazzi, ci sono dei momenti in cui sono anche casual e qua dentro fa freddo, oggi ci sono 8 gradi, Andrea è abituato che è del nord, io sono di Milano ma oramai abitando in Abruzzo sento il freschino. Andrea, grazie veramente di cuore di avermi portato qua nella centrale, chiamiamola di Schio, questo paesino meraviglioso, e mi hai fatto vedere il vintage, il moderno, eccetera. Vorrei che tu salutassi, concludessi questo video con gli amici del canale sul tuo lavoro, sulle tue sensazioni, anche in relazione alla FGS che avete visto sul canale, vende prodotti Victron e vende le turbine, quindi tutti coloro che sono interessati, ragazzi, qui abbiamo serietà e professionalità. Andrea, a te la parola. Certo Gianni, allora innanzitutto grazie a te per venire a far vedere sul territorio cosa può essere fatto per le energie rinnovabili con le energie rinnovabili. Oggi l'idroelettrico sappiamo che è l'energia rinnovabile più antica e quella che ancora oggi dà la maggior parte della quota italiana di energia, per cui è un'energia assolutamente importante. È un'energia delicata da gestire, non è, come hai visto, ci sono un sacco di accorgimenti necessari per far funzionare bene queste turbine, c'è tanta matematica dietro, tanta meccanica, tanta parte elettrica. Lo vedremo tutto sul canale anche attraverso le formule che nei prossimi video divulgherò, eccetera, però è tanta cosa meccanica, ecco. E poi 24 ore di funzionamento. Sai che le turbine vanno sempre, per cui è un'energia che ha un importantissimo valore, addirittura tu pensa che a livello europeo si sta pensando di dividere il valore dell'energia tra quello che è il valore di un'energia prodotta da fonti fossili piuttosto che invece un valore dato da un'energia idroelettrica piuttosto che solare, quindi non un unico mercato energetico ma un mercato diviso per fonte. Questo certo. Potrebbe essere un tema importante che vedremo in futuro. Ecco, ma FGS cosa ha fatto al proposito? Esatto, volevo giusto invitarti a venire a trovarci a questo punto nuovamente nella nostra officina, perché noi come azienda, tu ben sai, ci occupiamo di idroelettrico in quanto oltre che i nostri impianti come questo andiamo a costruire ed installare piccole centraline e turbine idroelettriche. In questo momento ad esempio ne stiamo costruendo una che è stata richiesta per il Perù, dove una malga a 4000 metri andrà a prodursi energia elettrica in isola per fare i loro 10 kW per alimentare mungitrici, luci e tutte le loro utenze. Userete una Pestron? In questo caso, esatto, in Perù ci sono grandi montagne, le Ande, e abbiamo grandi dislivelli per cui caduta avete lì? Circa 120 metri di dislivello. 120 mandata? Come portata siamo sui 10 litri al secondo. Ragazzi, abbiamo 120 metri, quindi 12 atmosfere, con tutti quei litri al secondo, insomma, quanti kilowatt produce? Circa 10 kilowatt. 10 kW. Però come vedi è sempre il rapporto tra un valore e l'altro che conta. In questo caso della centrale di oggi abbiamo un piccolissimo salto, 5 metri rispetto ai 120 invece che abbiamo in Perù, ma abbiamo 2000 litri qua rispetto ai 10 litri che invece abbiamo in Perù. Nonostante questo gli ordini di grandezza sono similari, parliamo di decine di kilowatt alla fine. Perfetto. Andrea, grazie veramente, e grazie anche a voi ragazzi di essere così partecipi a questo canale. Avete visto chi sono i tecnici, le aziende e gli appassionati che porto sul canale. Adesso Andrea, se tu sei d'accordo, intanto vi rinnovo il solito: iscrivetevi a questo canale. E prima di chiudere le immagini, Andrea, che dici? La accendiamo? Abbiamo finito con la manutenzione, è il momento di accenderla. Accendiamo la turbina.
Francis. Ragazzi, Andrea si sta preparando alla partenza della turbina, ha già avviato diversi meccanismi, avete visto che ha aperto la ruota che apriva la chiusura dell'acqua. E vi dico una cosa, quando una turbina, quando un impianto meccanico ed elettrico di questa potenza deve partire, ci vuole molta cautela e una volta partito, se c'è un problema, viene tutto arrestato e bisogna aspettare un'ora che debba defluire l'acqua, che la turbina per inerzia debba rallentare, quindi i tempi sono veramente lunghi. Questo lo dico anche per voi che fate gli impianti e usate tutte le procedure comportamentali in modo da stare sempre in sicurezza. Andiamo avanti. Qui gradualmente sta salendo la potenza. Andrea, quanti kilowatt siamo? Siamo appena partiti, siamo a 11 kW di potenza, quindi pian piano sta raggiungendo il suo limite massimo. Qui vediamo adesso la turbina sta andando su di giri gradualmente per entrare in fase con la rete e ci siamo già quasi. Ovviamente per spingere questo motore ci vuole potenza esagerata. Qui siamo a 90 kW di produzione di questo motore asincrono. Ragazzi, chiudo il video qui dal mio studio, dal mio laboratorio, perché ragazzi ho preso tanto di quel freddo nelle zone nord-est d'Italia dove picchiava acqua e vento gelido e non sono più abituato, nonostante sia nato in Brianza, nonostante la Brianza è Monza Brianza, quindi al nord di Milano, e sia cresciuto tra Valtellina, Valsassina e quant'altro, ma adesso sarà l'età, mi sono piacevolmente trasferito qui al sud a beccarmi il mio sole e il mio caldo, ragazzi, e anche sotto il profilo fotovoltaico la produzione ovviamente, indubbiamente cambia, ma come avete visto anche al nord tantissima produzione. Ebbene, in questo viaggio ho fatto diverse cosettine, tra cui quest'altra intervista alla centrale idroelettrica di Schio. Mi sono divertito tantissimo insieme a Andrea dalla FGS e riconfermo che questa azienda e Andrea sono persone e l'azienda particolari, veramente fantastiche, veramente disponibili e soprattutto oneste, serie. Ecco perché per chi di voi volesse acquistare già una turbina pronta piuttosto che avete visto i Victron per l'impianto, ebbene la FGS è ben disponibile a far questo, del resto è il loro lavoro. Però sapete, lavorare con un'azienda seria che ha riferimenti e quant'altro è sicuramente meglio che non viaggiare a caso su internet calcolando solo fattori come prezzo, vicinanza eccetera, ma la serietà sempre in primis. Ebbene, in questo video abbiamo visto la potenza dei 150 kW già dal 1874, abbiamo visto adesso i 90 kW di potenza di questo motore asincrono. Perché dico motore e non dico generatore? Perché non so se molti di voi lo sanno, ma un motore asincrono può diventare generatore. Quando diventa generatore? Quando gli si fa fare un numero di giri superiore al suo rated, ovvero se noi abbiamo un motore asincrono che a 700 giri produce 10 kW, ebbene noi facendolo girare a poco più di 700 giri non sarà più un motore ma diventerà un generatore. Chiaramente finché il circuito del motore è aperto non genera, quindi dovremo chiuderlo. Come viene chiuso nella centrale idroelettrica? Attraverso la chiusura sulla mandata all'Enel. Però avete visto anche un gruppo di condensatori. Ebbene, se abbiamo un motore asincrono e lo facciamo girare oltre il suo rated, questo diventerà generatore e chiudiamo il circuito con queste sberle di condensatori che devono reggere le tensioni. Tutti questi dettagli li vedremo in questa playlist perché voglio spiegarveli appieno. Riassumendo,
Quando un motore ad esempio gira a 700 giri, noi lo facciamo andare di solito è il 3-5% in più, lui inizia a produrre 720, 730, 750, lui produce. Ebbene, se lo facciamo andare più forte, lui non va più forte, frena. Perché? Perché salgono gli ampere. Ebbene, lui continuerà a frenare finché arriverà alla sua potenza massima. Questo motore asincrono che avete visto da 90 kW, se gli diamo la corrente lui gira e assorbe 90 kW, ma quando le turbine di questa potenza lo fanno roteare e superano di poco il suo massimo giro, ebbene l'asincrono diventa generatore e inizia a produrre 1 kW, 2, 5, con pochi giri in più. Poi la turbina vuole farlo andare di più, lui frenerà. Ovviamente questa è la sua produzione massima, perché se la turbina sarà così potente da farlo girare a velocità superiore, non produrremo di più, ma avremo un problema. Ecco che il calcolo nelle turbine elettriche della quantità di acqua che deve passare da esse per far roteare alla giusta velocità i motori è fondamentale. Ragazzi, grazie di aver visto anche questo documentario. E vi aspetto sotto nei commenti, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona visione come al solito.